Bella! Lo so che con questo video probabilmente molte persone non saranno d'accordo con me. Molte persone. Oddio, quelle che vedranno il video. Ma in questo video voglio dare la mia opinione sulla storia che ha coinvolto Nikita Mazepin e Alma del Caribe, o Andrea Dival, come cazzo si chiama. Partiamo dal fatto che il russo non è che sia arrivato in Formula 1 con tutte le simpatie del mondo. Infatti tutti volevano Elliott o Schwartzman per dire, ma è arrivato lui. Ecco, già da qua qualcosa non va, perché io sono d'accordo, sì, il russo non è Elliott, non è Schwartzman, però non è nemmeno l'ultimo dei deficienti che non è in grado di partire. È comunque arrivato quinto nel mondiale di Formula 2, vincendo anche uno o due gare e arrivando a podio più volte. Ma non parliamo tanto di risultati, perché poi che sia veloce o che non sia veloce, tanto ci avrà comunque l'etichetta del pilota pagante, un po' come Lance Stroll. Perché ho aperto questa parentesi? Perché nella storia che andrò a citare hanno trovato il motivo, o meglio la scusa, per aprire le petizioni per cacciarlo dalla Formula 1. Perché senza quella le lamentele sarebbero state le solite, inutili, le stesse che c'erano ai tempi del debutto di Stroll. Appunto, giusto per ripetere l'esempio. La questione riguarda appunto una serata, o meglio una storia Instagram. Nel video lui e lei erano al Tici, non so se erano proprio ubriachi fradici, ma avevano bevuto parecchio e lui stava palpando lei, in pratica. Lei dal video si vedeva che non era particolarmente in disaccordo, anzi, rideva, e infatti non a caso il giorno dopo l'ha difeso. Tuttavia sono arrivati degli sviluppi in merito. Infatti la ragazza, passando pian piano il tempo, ha iniziato a cambiare idea. Ha iniziato a insultarlo, dandogli dello stronzo al futuro pilota Haas, ha smesso di seguirlo, ha iniziato a pubblicare storie tipo proteggete le donne, non bevete perché potrebbe approfittarsi di voi. Secondo il mio modesto parere, la tesi è una. Poi non è detto che sia quella giusta, ma ognuno si può fare sempre la sua idea. In pratica, la ragazza inizialmente ha difeso il suo amico, suo ex amico ormai, non dando troppo peso alla questione, essendo in buoni rapporti. Tuttavia, sono arrivate le persone che l'hanno un po' screditata, dicendole che sta attaccato a lui per i soldi, che l'ha fatto per pubblicità, per farsi notare. Secondo me lei, non volendo passare per questo tipo di ragazza, ha deciso di contrattaccare, e non a caso i commenti che le dicevano queste cose erano diversi. Ad uno in particolare mi ha colpito, perché lei, per difendersi, non è che ha detto no, non sono quel tipo di ragazza, dice no, giro con tante macchine, un jet privato, insomma voleva ostentare la sua ricchezza. Insomma, secondo me lei ha fatto un tentativo un po' maldestro di ripulire la propria immagine, perché non si è resa conto di quella che era la potenza mediatica di un personaggio abbastanza discusso nel suo ambito, perché Nikita Mazepin è molto discusso nel motorsport, solo che prima ha fatto il gesto, poi si è reso conto che da ubriaca ha fatto una stronzata di cui si pente. Ma non, secondo me non è che si sia pentita tanto perché non voleva, quanto secondo me perché le sue mosse hanno creato un'immagine intorno a lei che non è quella che voleva. E di conseguenza, secondo me, Nikita non va crocifisso per questo. Tanti altri piloti in passato ne hanno fatte anche di peggio, basta pensare allo stesso James Hunt. Hunt tuttora è visto come un dio, perché si sbatteva tante di quelle tipe sia all'autodromo che fuori, che fosse solo un ginecologo poteva fargli concorrenza. Adesso c'è proprio tanto di quel perbenismo, buonismo, deficiente, cose così. Basti pensare che tiri via le ombrelline dal circuito. Per cosa? Per mettere i bambini, poi i bambini. Dio boh. Della serie tanto bel materiale per i pedofili. E questa storia qua è la conferma, tanto perbenismo, tanto buonismo, completamente inutile quanto dannoso. Io sono uno dei pochi, e sottolineo uno dei pochi, ad essere dalla parte di Nikita Mazepin. Poi, io ripeto, mi sto riferendo solo a questa storia. Le altre cose che sono intorno non le conosco al 100% e non voglio commentarle perché appunto non le conosco. Ci sono anche quelli che dicono
Ma lui poteva fare a meno di pubblicare il video. Va detto anche che c'erano delle voci che fosse stata la stessa Alma del Caribe a pubblicare il video. E lì, com'è che si dice? È semplicemente una parola contro l'altra, perché nessuno ha visto la scena, nessuno ha visto effettivamente né Nikita né Alma pubblicare il video, è semplicemente la parola di uno contro la parola dell'altro. E tante persone devono chiedergli scusa, perché sono arrivate tante accuse pesanti. Ho visto molestatore, violento, cioè dai, dosiamo un attimino le parole che è meglio.